Ciao ragazzi, ed eccoci qua ad affrontare questa problematica subwoofer sì, subwoofer no, sui nostri impianti. Lo inseriamo, non lo inseriamo, questo subwoofer è corretto oppure no? Bene, prima di iniziare questa disamina, questo approfondimento, vorrei fare alcune precisazioni che sono riferite soprattutto laddove incontriamo questi sistemi 2 più 1, ma anche in campo pro lo possiamo trovare. Abbiamo questi satelliti e poi c'è l'unità sub. Tipicamente la incontriamo nelle versioni audio desktop da PC, no? Dove sono i satelliti ai lati del monitor e poi abbiamo un subwoofer che di norma lo si mette sotto la scrivania perché non c'è spazio sopra, in effetti. Bene, questi sono a tutti gli effetti dei woofer, non sono dei subwoofer. Sub vuol dire essenzialmente che sta sotto, quindi sta a indicare che c'è un dispositivo sotto ai satelliti, questo sì, ma non è che sia un vero e proprio subwoofer. Tipicamente qua, al di là insomma, dell'utilizzo che se ne può fare, cioè Pro o Home, questi satelliti difficilmente scendono sotto i 150, ok? E quindi del resto sotto ai 150 è un lavoro che può fare tranquillamente un woofer, no un subwoofer, ok? Purtroppo diciamo questa terminologia aiuta ovviamente nel marketing, si vende di più, meglio si vende più facilmente un subwoofer che un woofer, ovviamente. Dico ovviamente perché così succede. Ma comunque sia, al di là di questo aspetto, diciamo, poco onorevole, eh, si riscontrano delle problematiche legate al fatto che molti sanno che le frequenze basse sono omnidirezionali, quindi se io allontano un attimo il subwoofer, questo non è localizzabile, ma visto che questo non è proprio un sub ma è un buffer che può superare anche i 150, a volte arriva anche a 200 ho visto, e quindi le frequenze iniziano a essere localizzabili e ci potrà essere insomma qualche piccola difficoltà sulla coerenza di fase, ok? Soprattutto nelle versioni desktop. Noi invece faremo riferimento in questa disamina, in questo approfondimento del subwoofer, ovvero di quel diffusore specializzato nella riproduzione di frequenza ultra basse, se vogliamo così definirle, quindi diciamo più specificatamente sotto ai 60 Hz, e faremo riferimento in questo, ripeto, approfondimento soltanto a questi, ok? Nell'occasione vorrei anche ricordare che il nostro sistema o apparato uditivo riesce a percepire frequenze che vanno dai 20 ai 20.000 Hz, di norma è una statistica, chi più chi meno, ma comunque sia non al di sotto dei 20 e non al di sopra delle 20.000, ok? E oltretutto lo fa non con la stessa sensibilità a tutte le frequenze. Come si può osservare da questo grafico per quanto riguarda le curve isofoniche di Fletcher e Munson. Cosa ci dicono queste curve? Che il nostro apparato uditivo, man mano che il livello di pressione scende, vedete, ha difficoltà a percepire le frequenze basse come anche le frequenze alte, ok? Il livello, pardon, diciamo, la curva tende a essere più o meno piatta e più o meno regolare a livelli abbastanza alti, diciamo intorno ai 90 decibel. Vedete qua abbastanza regolare. Difatti, tempo fa esisteva negli amplificatori, nei amplificatori, comunque nei dispositivi audio, quel fatidico tastino che si chiamava Ludness, ok? Quello funzionava soprattutto e essenzialmente a livelli di pressione, a volumi, in questo caso si parlava di volumi molto, molto bassi o molto bassi, quindi andava a compensare questa, diciamo, discrepanza, ok? Che avevamo questa difficoltà, vogliamo definirla,
a percepire a livelli bassi di pressione le frequenze basse come le frequenze alte, quindi livellava, ok, incrementava un attimo le basse, incrementava un attimo gli alti, e quindi noi anche a bassi livelli sentivamo con una certa linearità, ok? Purtroppo per vari motivi si è deciso di non avere più questo tastino Ludness e oltretutto neanche più i controlli di tono alti e bassi, e quindi per avere una certa risposta più o meno lineare dobbiamo raggiungere una certa pressione, ok? Verso gli 80-90 il nostro orecchio, come si evince, riesce a percepire le varie frequenze allo stesso livello, ok? Era doveroso questa promessa farla, poi sarà più chiaro in seguito. Ma al di là di quello che il nostro orecchio riesce a percepire, quando noi ascoltiamo musica, quali sono le frequenze più basse che possiamo percepire? E quando parlo di strumenti musicali, ripeto, è preciso, mi riferisco essenzialmente a quelli acustici, quelli a corda, quelli a fiato, percussioni e quant'altro, ok? Bene, come si può evincere da questo, se vogliamo, elenco, gli strumenti che emettono frequenze più basse, le cosiddette fondamentali, è la gran cassa orchestrale, ok? Questa qua ho fatto un piccolo riepilogo, circa 29 Hz, la fondamentale, ok? Qua c'è il controfagotto, che in questo elenco non so perché non c'è il fagotto che ha la fondamentale a circa 60, il controfagotto un'ottava inferiore e quindi a circa 29. Pianoforte 27,5, che stiamo piazzati qua. Contrabbasso elettrico 41, contrabbasso acustico 39, eccolo qua, vedete? 38 e 69, 38 e 70 qua, ok? Vorrei precisare e ricordare che la gran cassa orchestrale, quelle che si usano nelle sinfonie e quant'altro, la musica classica, diciamo, ha un diametro che va dai 32 ai 44 pollici, tipicamente più 44 che 32. Ok? Mentre quella che di norma noi vediamo nei complessi pop rock oscilla tra i 20 e i 22 pollici. Ok? Oltretutto la pelle, la tela comunque nella quella orchestrale è poco tesa proprio per scendere in frequenza, mentre è ben tesa su quella usata nel pop rock, nei complessi insomma che noi vediamo di norma ai concerti, ok? Ma al di là di qual è la frequenza che è possibile, bassa ovviamente, preferisco sempre frequenze basse, avere attraverso un strumento musicale, ma qual è quella che poi viene registrata? Perché non tutte le frequenze basse possono essere registrate per vari motivi. Ne abbiamo discusso anche nel tutorial sulla potenza, eventualmente metterò un link in descrizione per chi fosse interessato. Bene, quindi andiamo a vedere un attimo nella musica pop rock, quella che di norma tutti ascoltiamo, vedremo tra i brani più famosi, quali sono le frequenze più basse che noi possiamo trovare in queste registrazioni. Ok? Bene, Thriller Michael Jackson, versione in vinile, picco massimo sulle basse frequenze ce lo troviamo a 70, eccolo qua, vedete? Poi inizia a scendere. 40, stiamo qua, meno 10, sì all'incirca, meno 10 decibel sotto il picco massimo, ok? Billie Jean sempre tra Michael Jackson, picco massimo a 70, stiamo, picco massimo stiamo a meno 18, i 40 stiamo qua, meno 18, meno 28, sempre di quelli solo di 10 decibel sotto, ok? Another Brick in the Wall, parte prima sempre in vinile, picco massimo qua 1 a 150, un pochino più alto, questo sempre 70-80, ok? Scende 70-80, stiamo a meno 20,
26, 26, meno 26, 40, stiamo qua, meno 30, sì, sempre qui che soldi 10, ok? E poi c'è una risalita per un motivo, ok? Che poi vi dirò in seguito. Difatti, dicevo, questa è quella in vinile, in quella CD, picco massimo sempre 70-80, scende, poi risale verso i 40 e poi strapiomba giù. Vedete? Non c'è più nulla, il vuoto cosmico. Quel bellissimo brano Hotel California degli Eagles, versione acustica, che c'è quell'intro con le percussioni, che non è un bongo ma un congas. Anche in questo caso ci troviamo picco massimo addirittura qua tra i 100 e gli 80, poi scende molto dolcemente, vedete? E questo fa sì che quel brano sia molto caldo in bassa frequenza, ok? Ma comunque i 40 ce li abbiamo molto giù, ok? Sempre in vinile, il brano è il Duke's Place, qua c'è quel famoso duetto, anzi un intero LP sempre in vinile, Louis Armstrong e Duke Ellington al pianoforte, c'è un contrabbasso che vi fa muovere le viscere, ma vediamo che comunque sia è tutto concentrato tra i 100 e i 60, ok? 60, 50 e i 40 stanno ben giù, se andiamo a vedere sempre i fatidici meno 10 all'incirca, ok? Altro brano famosissimo, hip hop in questo caso, sempre versione vinile, dalla mia collezione oltretutto, Run DMC, My Adidas, qui c'è una batteria e basso, un campionato, quindi che sembra scendere tantissimo, infatti è un basso molto 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 corposo. Qui invece addirittura è centrata sui 90, ancora più in alto, e i 40 stanno sempre sotto qua, se andiamo a vedere sempre i famosi 10-12 decibel sotto, ok? Qua però vediamo che picco massimo, dite Pasquale, ma siamo a 30 qua, io vi dico sì, ma questa non è musica, questa è un brano estratto dalla colonna sonora di Avatar, non è musica, qua parliamo di effetti sonori, ok? Anche se è strumentale in questo caso, brani campionati, sintetizzati, musica elettronica ovviamente, e infatti scendiamo, possiamo trovare anche i 20 qua, ok? Stiamo, sì, sempre a meno 10, ma troviamo i 20, molto basso come frequenza, ma non è musica, c'è un motivo, poi vedremo, ok? Non è musica, effetti sonori, quindi parliamo di musica cinematografica semmai, ok? Quindi, come abbiamo visto, sotto i 40 Hz troviamo ben poco, soprattutto dalle registrazioni da CD, perché in quelle dai vinili c'è la risonanza del braccio, c'è alcune risonanze del piatto, che danno quella sensazione di estendere la frequenza, ok? Però là bisogna fare molta attenzione che può recare anche danni. Quindi diciamo, una domanda nasce spontanea, ma serve un subwoofer o un boom-woofer? Bene, a questa domanda risponderemo, ok? Ma c'è un paradosso in tutto questo, perché anche che ci sia questa frequenza bassa, che ci sia anche volontà di riprodurre questa frequenza bassa, c'è un limite, non è possibile riprodurre fedelmente quelle frequenze basse, è preciso, fedelmente quelle frequenze basse. Perché? La gran cassa, tipo quella orchestrale che abbiamo detto, che può produrre una fondamentale a 29, abbiamo detto 28, 29, è di 44 pollici. Quindi ha una superficie radiante molto alta, una reattanza molto bassa, quindi una resistenza acustica molto alta. Uno è molto sensibile, quindi basta una piccola percussione e riesce a raggiungere grandi pressioni, proprio perché è una reattanza molto bassa, ma
avendo questa sua membrana molto leggera, ok? Rispetto soprattutto alla superficie radianta, riesce ad avere anche una risposta nel tempo molto molto bassa, ciò che non possiamo avere attraverso un altoparlante, un cono, un woofer, un subwoofer. Possiamo vedere in questo sub, ok, da 18 pollici della Ciare, che è un caso tipico, ok, abbiamo già 212 grammi di massa mobile. Se questo fosse da 44 pollici, ci possiamo trovare tranquillamente mezzo chilo che oscilla. E quando abbiamo queste, diciamo, grandezze in gioco, questo peso che oscilla, l'inerzia si taglia a fette, ok? Quindi il progettista ha l'esigenza di aumentare la massa mobile per abbassare la FS, ma questo introduce un'inerzia, una pessima risposta ai transienti, perché è difficile fermare in movimento 500 grammi, 600 grammi. Non è pas possibile farlo correttamente. Quindi laddove si riuscisse in frequenza, bene. Quindi negli effetti cinematografici dove non c'è una tempistica così stretta da rispettare, non c'è un ritmo da rispettare, c'è un effetto che può avere una data durata e quindi frequenze molto basse si possono riprodurre senza avere, diciamo, discrepanze temporali. Ci può stare, si fa, ma quando c'è una tempistica diventa difficile. C'è un susseguirsi di, diciamo, di eventi sonori molto ravvicinati. Diciamo che l'altoparlante deve concludere il ciclo, l'impulso, per poterne farne un altro. Questo non succede quando c'è un'inerzia così grande, grossa. N'est pas possibile, non esiste. Ecco che qua noi si può anche tentare di farlo, ma più delle volte si riscontra e dice no, abbiamo frequenze che coprono, abbiamo sub molto lenti, si trovano attributi, diciamo, dai più svariati, ok? Ma sta a significare essenzialmente che quel diffusore, quel sub, non ce la fa a stare dietro ai transienti, non ce la fa, ok? Non è possibile. Quindi bisogna conoscere bene fin dove ci si può spingere, ok? Vedremo in seguito, innanzitutto, se si deve e come si deve spingere un subwoofer a riprodurre queste frequenze ultra basse. Bene, io mi fermo qua, riprenderemo più in là, non credo che questo possa succedere prima di Natale e quindi io vi faccio i miei più sinceri auguri di buon Natale a tutti. Fatemi sapere anche se siete d'accordo o meno no su quanto io ho esposto finora, ok? Bene, ci vediamo dopo Natale, non so se farò in tempo per la fine dell'anno, spero di sì, ma credo di no, ok? Bene, ci vediamo e ci sentiamo per la prossima, ciao a tutti!